Durante il matrimonio aveva assecondato qualunque suo capriccio, senza mai obiettare, per il quieto vivere subendo volontariamente una sudditanza psicologica che alla fine le aveva rovinato l'esistenza. Aveva rinunciato alle amiche, a prendere un caffè in un qualsiasi bar con loro, alle uscite tra donne, al lavoro, alla sua indipendenza e a tutto quello che, di normale, ruotava intorno all'universo femminile. Si era annullata per non contraddirlo mai, accompagnata dal senso di paura che qualche volta la soffocava, sino a sottrarle il respiro. Sì, anche se Victoria Lunas Damante appariva in pubblico come una donna forte, in realtà dentro le mura di casa era piuttosto fragile, soprattutto quando suo marito era nei paraggi. Quel senso di soggezione nei suoi confronti non era mai scomparso del tutto. In famiglia Raoul appariva come un dio da venerare, quello che le aveva concesso dopo tanti sacrifici una vita molto agiata e anche quello a cui non si poteva contestare nulla, altrimenti i ricatti psicologici avrebbero preso il sopravvento. Victoria a quel punto estrasse dalla borsa il cellulare e cominciò a fare scorrere la rubrica telefonica. Un nome la fece sorridere: Clara Espinosa. Quell'appellativo memorizzato sotto mentite spoglie non era altri che il nomignolo scelto per registrare la sua psicologa affinché lui non se ne accorgesse, perché secondo le teorie di Raoul lei non aveva bisogno di sedute di psicoterapia e sempre secondo i suoi principi. Victoria aveva già lui e quindi non poteva auspicare a nulla di meglio. Così Vicky di nascosto e online aveva cominciato a seguire i consigli della preziosa professionista. Ricordò parola per parola l'ultima chiacchierata che ebbe con lei. Victoria, nessuno può toglierti la voglia di sorridere. Ricorda, la libertà è amore. Non è una strada da percorrere a senso unico, ma bensì è una carreggiata a doppia corsia, in cui bisogna evitare i sinistri per non uscirne con le ossa rotte.